28 maggio 585 a.C. La battaglia delle Cnissi. Ci troviamo in Anatolia, l'attuale Turchia. Ormai da svariati anni il regno dei Lidi, governato da re Sadiatte I e Ariatte II poi, è in guerra contro il regno dei Medi, guidato da Ciassare II e figlio Astiage. Le cause, secondo Erodoto, sono attribuibili a diversi conflitti di interesse nella regione anatolica. Ma non solo. Sembra che un altro motivo scatenante fossero proprio gli Sciti, che chiesero rifugio nel regno dei Medi. Il re Ciassare II accettò di buon grado questa richiesta, chiedendo agli stessi di insegnare ai suoi ragazzi il tiro con l'arco. Per un po' di tempo gli Sciti riuscirono sempre a portare qualcosa dalle loro battute di caccia, fino a quando una volta tornarono a mani vuote. Ciassare II, infuriato, insultò pesantemente i nomadi Sciti e li trattò duramente. Gli Sciti, subito l'oltraggio da parte del re dei Medi, progettarono di uccidere e di fare a pezzi uno dei ragazzi che avevano istruito. Dopo aver vestito la sua carne come erano soliti vestire quella degli animali selvatici, la portarono a Ciassare, fingendo che fosse la selvaggina cacciata. Fatto questo, il loro progetto era di recarsi il più rapidamente possibile da Ariatte, figlio di Sadiatte, a Sardi, la capitale del regno dei Lidi, in cerca di protezione. Ciassare II, scoperto il tragico fatto, chiese al re dei Lidi di consegnargli gli Sciti. Ariatte II rifiutò la richiesta e così scoppiò la guerra tra questi due regni. Nessuno dei due regni riuscì ad avere una netta superiorità, nonostante le tante battaglie combattute nel corso degli anni. In questo periodo storico sopraggiunse Tanete, un filosofo, astronomo e matematico milesiano, ovvero che viene da Mileto, che avvertì i Lidi che nel medesimo anno 585 a.C. ci sarebbe stata un'eclissi solare sui cieli dell'Anatolia. La data precisa, secondo il calendario gregoriano, è il 22 maggio, mentre secondo il calendario giuliano è il 28 maggio. La battaglia ebbe luogo, nello scritto di Erodoto, Storie 1.73-74, in una pianura, quella di Ambarci, dal momento che il fiume scorre tra le montagne della stessa e sfocia nel Mar Nero. Gli eserciti erano pronti per scontrarsi sul fiume Amis. Da una parte i Lidi, famosi per la loro buona fanteria e per una forte cavalleria sia corpo a corpo che da tiro. Dall'altra parte Ciassare II, che fu il primo generale dei Medi a dividere il suo esercito in settori: lancieri, arcieri e cavalleria. Infatti poteva contare su una buona fanteria corpo a corpo e da tiro. Lo scontro ebbe inizio di giorno, quando all'apice della battaglia giunse l'eclissi solare predetta da Tanete.
Cito Erodoto. I due eserciti, quando videro la notte prendere il posto del giorno, cessarono il combattimento e si adoperarono entrambi perché si facesse fra loro una pace. Una pace che avvenne, ma in maniera frettolosa. La figlia di Arieni, viene data in sposa al figlio di Ciassare, Astiage. Inoltre, il fiume Aris venne definito come il confine fra i due regni. Nello stesso anno, Ciassare II morì, lasciando il posto ad Astiage nel regno dei Medi, nonno materno di Ciro il Grande tramite la figlia Mandane, che è figlia del re medio Astiage. Nel regno dei Lidi, invece, a comandare sarà poi il figlio di Ariatte II, Creso. Dopo il successivo scambio di matrimoni, i combattimenti cessarono tra i due regni, ma Creso rifiutò di inviare aiuti ad Astiage nel suo scontro contro Ciro il Grande. I matrimoni risultanti quindi impedirono ulteriori combattimenti, ma i due regni non furono uniti da alcun tipo di alleanza. È il 547 a.C. e i Medi vennero conquistati dall'impero persiano. Così, il trentesimo ed ultimo re dei Lidi, Creso, si preparò all'inevitabile campagna militare contro Ciro il Grande di Persia. Ma questa è un'altra storia.